La centralità dell'utente, sancita dalla legge 328 del 2000, rappresenta un pilastro fondamentale dell'intervento sociale in Italia. Questo principio è una guida concreta che trasforma la progettazione e la realizzazione degli interventi da parte degli operatori sociali. Ogni azione parte dall'ascolto attivo dei bisogni individuali. L'utente non è un destinatario passivo, ma un soggetto portatore di una storia, valori e relazioni. L'ascolto deve andare oltre la superficie, comprendendo le dinamiche familiari, culturali ed economiche. L'intervento sociale si adatta alla complessità di ogni situazione, inserendo la persona in un ecosistema di relazioni, istituzioni e territori. La personalizzazione è il cuore di questo approccio. Ogni percorso viene costruito insieme all'utente, che diventa protagonista del proprio progetto di vita. Dignità, rispetto e valorizzazione delle potenzialità individuali sono principi etici irrinunciabili. La coprogettazione tra operatore e utente favorisce l'empowerment e l'emancipazione, mentre il lavoro di rete assicura percorsi integrati e coerenti. Infine, strumenti di monitoraggio e valutazione focalizzati sulla qualità della vita permettono di verificare il reale miglioramento, promuovendo benessere, autonomia e inclusione. In sintesi, la centralità della persona nella legge 328 non è uno slogan, ma un impegno concreto che valorizza ascolto, complessità, partecipazione e dignità umana, ponendo le basi per una società più giusta, inclusiva e solidale. La famiglia e la rete sociale sono elementi imprescindibili nel sistema di welfare promosso dalla legge 328 del 2000, che sostiene un approccio integrato e partecipativo all'assistenza. L'utente è parte di un tessuto relazionale attivo nel percorso di aiuto. La famiglia, primo nucleo di supporto, va coinvolta nell'ascolto e nel dialogo, riconoscendone il ruolo centrale e valorizzando le sue risorse. La rete sociale, composta da amici, vicini, colleghi e associazioni, offre un sostegno prezioso basato sulla fiducia e sulla reciprocità. L'operatore sociale mappa e attiva queste risorse, facilitando la costruzione di legami significativi. La coprogettazione partecipata garantisce interventi aderenti ai bisogni reali, con famiglia e rete sociale protagoniste attive. Il coinvolgimento della rete rende il sostegno più efficace e duraturo, rafforzando il senso di appartenenza e benessere psicologico. L'operatore facilita il dialogo, media i conflitti e valorizza le risorse, lavorando in sinergia con la comunità, che diventa spazio di cura e relazione. Prevenzione e promozione del benessere passano anche attraverso scuole, parrocchie e associazioni, luoghi di aggregazione e solidarietà per una società resiliente. L'obiettivo finale è l'inclusione e l'autonomia dell'utente, sostenuto da una rete che lo accompagna e lo valorizza. In conclusione, famiglia e rete sociale sono pilastri fondamentali dell'intervento sociale secondo la legge 328, che invita a coinvolgerle attivamente e a costruire percorsi efficaci, rispettosi e partecipati, valorizzando la comunità come spazio di cura e crescita. L'autonomia e la dignità dell'utente sono principi cardine dell'intervento sociale sanciti dalla legge 328 del 2000 e rappresentano il fondamento etico e operativo di ogni azione. L'utente è protagonista attivo del proprio percorso, partecipa alla definizione degli obiettivi, alla scelta delle strategie e alla valutazione dei risultati. Questa partecipazione rafforza il senso di valore e rispetto, favorendo l'empowerment. I progetti assistenziali devono essere flessibili e adattabili, seguendo l'evoluzione della situazione individuale e garantendo risposte coerenti ai bisogni reali. L'intervento sociale valorizza le risorse personali, promuovendo competenze e capacità, e aiutando l'utente a sviluppare le proprie abilità. La dignità guida ogni azione: rispetto, ascolto, tutela dei diritti, protezione della privacy e inclusione sono irrinunciabili. L'autonomia è l'obiettivo finale, intesa come capacità di decidere e costruire il proprio futuro grazie al sostegno e alle opportunità offerte. La relazione di fiducia tra utente e operatore si basa su ascolto, trasparenza e rispetto reciproco, creando un clima in cui la persona può esprimere bisogni e desideri. Favorire autonomia significa educare alla responsabilità, rendendo consapevoli delle proprie scelte e delle conseguenze. Solo in un contesto di inclusione sociale questi valori si realizzano pienamente, consentendo all'utente di partecipare attivamente alla vita comunitaria. In sintesi, autonomia e dignità non sono solo obiettivi, ma valori da incarnare in ogni progetto, valorizzando risorse e accompagnando la persona verso una vita piena e dignitosa. La presa in carico personalizzata è uno dei principi fondamentali dell'intervento sociosanitario moderno, valorizzato dalla legge 328 del 2000.
Ogni utente è considerato nella sua globalità, come individuo inserito in un contesto unico di relazioni, psicologia, ambiente e società. Il percorso parte dalla valutazione multidimensionale, che esplora non solo dati clinici, ma anche condizioni abitative, relazioni familiari, risorse personali, fragilità emotive e contesto socioculturale. Il coordinamento di un'equipe multidisciplinare, composta da professionisti diversi, assicura un piano assistenziale su misura, condiviso e adattato costantemente alle evoluzioni dei bisogni. La personalizzazione è la chiave dell'efficacia. Strategie, tempi e strumenti si adattano alle caratteristiche individuali, rispettando dignità e promuovendo autonomia. Prendersi cura della persona significa riconoscere il suo valore, tutelare diritti, proteggere la privacy e favorire l'inclusione. La continuità dell'assistenza è assicurata da una rete territoriale integrata, che accompagna l'utente nel tempo, evitando frammentazioni e sovrapposizioni. L'obiettivo è promuovere empowerment e crescita personale, rafforzando competenze e risorse, senza creare dipendenza. In conclusione, la presa in carico personalizzata è una visione etica e operativa centrata sulla persona, che richiede competenza, sensibilità e collaborazione per costruire interventi efficaci, inclusivi e rispettosi. Il ruolo dell'operatore sociosanitario, o OSS, è centrale nel sistema di assistenza, soprattutto per garantire supporto quotidiano, tutela della dignità e promozione dell'autonomia. L'OSS non è solo un esecutore di mansioni tecniche, ma un punto di riferimento umano e relazionale per l'utente. Tra le principali responsabilità vi sono la cura igienica, l'assistenza nel lavarsi, vestirsi, alimentarsi e mantenere una buona igiene personale, sempre con rispetto e attenzione alla dignità. L'OSS collabora nella riabilitazione di base, facilitando il recupero delle capacità motorie e funzionali, e stimola la partecipazione attiva alla vita quotidiana. Un altro compito fondamentale è il monitoraggio dello stato di salute. Osservando segni vitali e comportamenti, l'OSS comunica tempestivamente con l'equipe sanitaria. Il sostegno nelle attività quotidiane si adatta alle capacità residue dell'utente, promuovendo autonomia e intervenendo solo quando necessario. Ogni azione è orientata al benessere e alla dignità, con empatia, ascolto e attenzione alle emozioni. L'OSS collabora con l'equipe multidisciplinare, garantendo continuità e coerenza nell'intervento. Inoltre, svolge un ruolo di educazione alla salute e prevenzione di complicanze, cadute e infezioni. In sintesi, il ruolo dell'OSS unisce competenza tecnica e sensibilità relazionale, migliorando la qualità della vita dell'utente e contribuendo in modo decisivo al funzionamento del sistema sociosanitario. L'approccio olistico rappresenta una filosofia di intervento che considera la persona nella sua totalità: corpo, mente, relazioni e ambiente. Non si limita alla cura della malattia, ma promuove il benessere globale, riconoscendo la complessità dei fattori biologici, psicologici, sociali e ambientali. Prima della legge 328, il sistema dei servizi sociali era frammentato. Oggi si promuove l'integrazione sociosanitaria e il lavoro multidisciplinare per risposte personalizzate. La famiglia e l'ambiente sono parte integrante del percorso di cura. Le relazioni familiari e il contesto di vita influenzano profondamente il benessere della persona. L'OSS, figura ponte tra sanitario e sociale, contribuisce alla realizzazione del progetto assistenziale individualizzato, garantendo presa in carico globale. La valutazione multidimensionale esplora sintomi fisici, emozioni, relazioni, condizioni economiche e vissuto personale, per interventi efficaci e duraturi. L'empatia e la partecipazione attiva dell'utente sono fondamentali. Coinvolgere la persona significa promuovere autonomia, responsabilità e rispetto della dignità. L'approccio olistico richiede collaborazione tra professionisti, condivisione di obiettivi e strumenti, assicurando coerenza e continuità. Ogni intervento è personalizzato e adattabile, costruito su misura per l'utente. In sintesi, l'approccio olistico è una visione etica e operativa che integra aspetti sanitari, psicologici, familiari e ambientali, valorizzando la partecipazione dell'utente e promuovendo un welfare moderno e inclusivo. L'approccio olistico applicato agli anziani si basa sull'idea che la salute sia un equilibrio dinamico tra corpo, mente, relazioni e ambiente. Questo modello supera la frammentazione tra ambito sanitario e sociale, promuovendo una presa in carico integrata e personalizzata. La legge 328 prevede l'integrazione tra cure mediche e servizi sociali, con professionisti di diversi ambiti che collaborano a un piano di intervento multidimensionale,
l'anziano è considerato nella complessità dei suoi bisogni. L'OSS, istituito con l'accordo del 2001, è figura ponte tra sanitario e sociale, contribuendo alla continuità assistenziale e al progetto assistenziale individualizzato. L'obiettivo è il mantenimento delle capacità residue, stimolazione cognitiva, mobilizzazione fisica, sostegno relazionale e partecipazione attiva. Anche in presenza di fragilità, si valorizzano autonomia e autodeterminazione, rispettando preferenze e libertà di scelta. L'ambiente domestico viene adattato per favorire la domiciliarità e prevenire l'istituzionalizzazione, mentre il supporto psicologico ed emotivo è centrale per contrastare solitudine e favorire benessere mentale. La valutazione multidimensionale considera patologie, funzionalità, condizioni sociali ed economiche, offrendo una visione a 360 gradi. Studi dimostrano che l'approccio olistico migliora la qualità della vita, riduce le ospedalizzazioni, favorisce l'autonomia e promuove l'invecchiamento attivo. In sintesi, è una visione etica che integra cure e servizi, valorizza capacità residue e promuove autonomia per un welfare moderno e inclusivo. La legge 328 del 2000, conosciuta come legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, segna una svolta storica per il welfare italiano. Riconosce e garantisce diritti fondamentali ispirati agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, come tutela sociale, pari dignità e assistenza in caso di bisogno. Il diritto all'informazione mette ogni persona in condizione di conoscere i propri diritti e le opportunità disponibili, attraverso una comunicazione chiara e trasparente. Il principio di non discriminazione vieta esclusioni o trattamenti differenziati per condizioni personali, sociali o di cittadinanza, garantendo servizi anche agli stranieri. La partecipazione attiva dell'utente è promossa in tutte le fasi, valorizzando il ruolo di famiglie, associazioni e terzo settore. Le pari opportunità sono assicurate da accesso equo a servizi e risorse, con interventi mirati per persone con disabilità, donne, anziani e categorie vulnerabili. I diritti di cittadinanza sociale comprendono assistenza domiciliare, inserimento lavorativo, sostegno alla genitorialità, accesso all'educazione e formazione. Il principio di universalità garantisce risposte adeguate a tutti, mentre la personalizzazione costruisce progetti individualizzati. Tra gli strumenti operativi, il piano di zona programma gli interventi sociali tramite concertazione tra enti pubblici, terzo settore e cittadini. In sintesi, la legge 328 afferma i diritti sociali come fondamentali di cittadinanza, promuovendo informazione, non discriminazione, partecipazione, pari opportunità e universalità per un welfare più giusto e umano. La Carta dei servizi sociali, prevista dall'articolo 13 della legge 328 del 2000, è uno strumento essenziale per garantire trasparenza, qualità e tutela dei diritti degli utenti. Essa rappresenta un patto tra ente erogatore e cittadino, esplicitando servizi offerti, criteri di accesso, modalità di funzionamento, standard qualitativi e procedure di tutela. Deve includere l'elenco delle prestazioni, i criteri di accesso, gli standard di qualità, le procedure di valutazione e i meccanismi di tutela, compresi i ricorsi. Questo consente all'utente un controllo consapevole sui servizi e favorisce la partecipazione attiva. La Carta dei servizi rende esigibili i diritti soggettivi riconosciuti dalla legge. In caso di disservizi, l'utente può attivare ricorsi e segnalazioni, rafforzando la tutela e promuovendo qualità e responsabilità. È requisito obbligatorio per l'accreditamento degli enti erogatori, garantendo criteri condivisi di trasparenza. La redazione partecipata coinvolge utenti, famiglie, associazioni e operatori, costruendo servizi in linea con la centralità della persona. Monitoraggio e valutazione periodica, tramite il feedback degli utenti, assicurano miglioramento continuo. Ogni ente è tenuto a diffondere la carta in modo accessibile, online e in formato cartaceo. In sintesi, la Carta dei servizi è uno strumento operativo e normativo che traduce i principi di trasparenza, partecipazione, qualità, tutela e centralità della persona della legge 328, garantendo diritti esigibili e promuovendo un welfare inclusivo e responsabile. La legge 328 del 2000 pone la partecipazione attiva dei cittadini tra i suoi principi fondamentali, costruendo un sistema di welfare più equo, trasparente e aderente ai bisogni reali della comunità. Gli utenti sono coinvolti nella programmazione, organizzazione e valutazione dei servizi sociali attraverso comitati consultivi, assemblee pubbliche, indagini di soddisfazione e consultazioni con associazioni di tutela. Questi strumenti raccolgono suggerimenti e proposte,
migliorando qualità ed efficacia degli interventi. Il piano di zona è uno degli strumenti più innovativi, programmato ogni 3 anni tramite concertazione tra enti pubblici, terzo settore, cittadini e altri attori locali, definendo obiettivi, risorse, modalità e criteri di valutazione. La partecipazione degli utenti garantisce politiche sociali rispondenti alle specificità del territorio. Le indagini di soddisfazione monitorano la qualità dei servizi, raccogliendo dati oggettivi e percezioni soggettive per migliorare continuamente l'offerta. La partecipazione promuove empowerment e corresponsabilità, rafforzando appartenenza e fiducia nelle istituzioni. L'utente diventa attore consapevole, contribuendo a un sistema più giusto e inclusivo. Le organizzazioni di tutela partecipano alla programmazione e valutazione, fungendo da ponte tra cittadini e istituzioni. In sintesi, la partecipazione degli utenti nella programmazione dei servizi è un pilastro della legge 328, che favorisce un welfare democratico, condiviso, trasparente e orientato alla qualità.